È sempre più chiaro che in Kenya ci sia un enorme problema con il doping, visto che attualmente ci sono oltre 70 atleti squalificati o sospesi proprio per il doping. E poi questi problemi riguardano o l'effettivo uso di sostanze dopanti, oppure violazioni nei whereabouts, oppure ancora anomalie riscontrate all'interno del passaporto biologico. Io sono Alessandro di Pillole di Atletica e oggi parliamo un po' di questa situazione in Kenya, non tanto per i singoli atleti che sono stati beccati, ma principalmente guardiamo il contesto generale. La cosa seriamente preoccupante è il fatto che nei soli ultimi 12 mesi oltre 30 atleti sono stati squalificati o sospesi per doping proprio in Kenya, dimostrando quindi che il fenomeno si è inasprito nell'ultimo periodo. Addirittura il capo dell'Athletic Integrity Unity, ovvero l'agenzia indipendente che si occupa di effettuare i controlli antidoping nell'atletica, il cui nome è Brett Cloutier, ha detto che questa situazione in Kenya, prima di migliorare, peggiorerà ulteriormente. E Cloutier non ha detto questa cosa perché nel prossimo periodo si doperanno tutti in Kenya, ma perché semplicemente verranno effettuati un maggior numero di controlli, perché già attualmente vengono effettuati all'incirca 1500 controlli nel paese africano, ma lui ha come obiettivo quello di portare questi controlli a oltre 3000 nei prossimi anni, quindi oltre 3000 controlli all'anno solo per gli atleti keniani. Quindi banalmente dovrebbero essere beccati a livello statistico più atleti rispetto ad adesso, perché banalmente si faranno molti più controlli. Inoltre le varie organizzazioni antidoping a livello mondiale, come per esempio la WADA oppure anche l'AIU stessa o anche la World Athletics, si augurano che nel prossimo futuro venga costruito un laboratorio antidoping proprio sul suolo keniano, perché attualmente non esiste un laboratorio antidoping lì, ma i campioni raccolti dall'agenzia antidoping sia mondiale che quella nazionale devono spedire i loro campioni in Qatar, e quindi con conseguente rischio prima di tutto di alterare i campioni biologici, perché più girano più è facile che vengano alterati, ma non per qualche ninja del doping che si mette lì ad alterare i campioni, ma banalmente perché possono alterarsi le condizioni chimiche durante il trasporto e cose di questo genere. E poi inoltre il fatto di avere un laboratorio antidoping fuori dalla nazione fa sì anche che si allunghino i tempi di controllo stesso. Qui sorge un po' spontanea la domanda del perché la Federazione Nazionale di Atletica del Kenya non viene sospesa, visto per esempio che la Russia qualche anno fa aveva 1000 atleti che erano dopati, che erano implicati nel doping, e la federazione è stata sospesa. Non è forse la stessa situazione quella del Kenya? Tant'è che alcune testate giornalistiche internazionali che si occupano di atletica sperano proprio in una sospensione del Kenya. In realtà, per come stanno adesso le cose, la federazione keniana non rischia assolutamente nessuna multa e nessuna sospensione, perché rispetto alla situazione russa di qualche anno fa è abbastanza diversa, perché la Russia aveva un vero e proprio programma di doping di Stato, cioè la federazione russa di atletica e il governo russo si preoccupavano proprio di nascondere i casi di doping e anzi cercavano di incoraggiarli. C'era proprio un sistema per far sì che gli atleti poi vincessero alle competizioni internazionali grazie al doping, mentre in Kenya non è questa la situazione. Pare che siano gli atleti e i loro agenti, i loro allenatori o chi ci sta dietro che li fa dopare e non la federazione nazionale. Poi certamente magari tra 42 giorni si scopre che c'è un sistema di doping di Stato anche in Kenya e a quel punto sì, la federazione viene bellamente silurata, ma finché non ci sono prove non si può pensare che ci sia un doping di Stato in Kenya. Inoltre pare proprio che la federazione keniana si stia occupando attivamente alla lotta al doping. Anzi, proprio Athletics Kenya il 25 ottobre 2022 ha rilasciato un comunicato che fa notare che potrebbe esserci qualcuno dietro all'assunzione di una specifica sostanza dopante da parte degli atleti keniani. Questa sostanza è il triamcinolone, un glucocorticoide che normalmente viene poco assunto per doping. Pensate che tra il 2021 e il 2022 soltanto 2 atleti al di fuori del Kenya in tutto il mondo sono stati beccati positivi a questa sostanza, mentre in Kenya in quel biennio ben 10 atleti sono stati trovati positivi al
al triamcinolone. E nei 4 anni precedenti, cioè dal 2017 al 2020, erano soltanto 3 i casi di doping in Kenya. Quindi nel giro di 2 anni i casi si sono moltiplicati in modo esponenziale. Quindi c'è il forte sospetto che ci sia qualcuno che incoraggi proprio ad assumere questa specifica sostanza dopante. E quindi in questo periodo sono già partite le indagini proprio per capire chi c'è dietro questa assunzione. Inoltre, sempre in Kenya, la federazione è molto attiva sul informare gli atleti, gli allenatori stessi su cosa è possibile e non possibile fare a tema doping. No, in realtà così suona male perché tipo, oddio, guarda che se fai così ti beccano, così no. Devo rifare la frase assolutamente. La federazione keniana è anche molto attiva per quanto riguarda il lato informativo. Infatti cerca di informare e dare tutti gli strumenti adeguati ad atleti e ad allenatori in maniera tale da non cadere in pratiche antidoping. E non è che se la suonino e se la cantino da soli, perché è lo stesso Brett Cloutier, cioè il boss dell'Athletics Integrity Unity, che ha elogiato la federazione keniana proprio per come stia gestendo il doping, perché appunto informa anche molto. E a conti fatti noi per questa situazione non possiamo farci molto, dovremo attendere per vedere se Brett Cloutier ha ragione, ovvero che la situazione nei prossimi anni peggiorerà, cioè ci saranno ancora più atleti keniani beccati positivi al doping prima che migliori, perché lui è convinto che poi la situazione andrà migliorando, sia perché la federazione keniana sta lavorando molto bene nella lotta antidoping, sia perché aumenteranno in maniera esponenziale i controlli. Quindi l'idea è anche che se controlliamo praticamente tutti, a una certa chi si dopa lo becchiamo, e in più cerchiamo anche di evitare che qualcun altro cominci a farlo. Quindi staremo a vedere come si evolverà la situazione. Però nel mentre abbiamo una lista bella grande di atleti keniani dopati. Per oggi è tutto, vi ringrazio di aver usato ancora una volta Pillole di Atletica per tenervi informati su tutto quello che accade nell'atletica. Vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso non l'aveste ancora fatto, così da rimanere sempre aggiornati sulla pubblicazione degli ultimi video e degli ultimi aggiornamenti. E ora non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare, e ciao ciao!